Se potessimo comprimere il Sole fino a farlo diventare una sfera di circa 3 km di raggio, cosa accadrebbe all'orbita della Terra? Assolutamente nulla. E per capire perché, dobbiamo iniziare da qualcosa di molto più familiare. Sapere come è fatta una forza è importante, certo, ma non basta. Serve capire che cosa produce. E la risposta è il movimento dei corpi. Partiamo dal caso più semplice in assoluto. Cosa succede quando non ci sono forze? Immaginiamo di essere nel vuoto cosmico, lontani da qualunque sorgente di gravità. Se lanciate un oggetto, quello continuerà ad andare dritto per sempre, con la stessa identica velocità e nella stessa direzione. La fisica riassume la scena così: se la forza totale che subisce è zero, l'accelerazione del corpo è nulla. E se non c'è accelerazione, la velocità non cambia. Ma non serve andare nello spazio profondo per misurare un'accelerazione nulla. Basta guardare una mela appoggiata su un tavolo. È ferma. La sua accelerazione è zero, ma ciò non significa che non ci siano forze. E questo è un punto chiave. Non è il moto a determinare la forza, è la forza che determina il moto. Il fatto che la mela sia ferma non vuol dire che non ci siano forze, anzi, c'è la terra che attira verso il basso con il suo peso e c'è il tavolo che reagisce con una forza uguale e contraria, la reazione normale. Questa forza è dovuta alle forze elettromagnetiche tra gli atomi del tavolo e quelli della mela. A livello microscopico, il tavolo subisce una leggera compressione elastica che genera una forza di richiamo perpendicolare al piano. Il tavolo non spingerà mai più del peso del corpo appoggiato, altrimenti quest'ultimo si solleverebbe. Viceversa, se il tavolo non riuscisse a spingere abbastanza perché il peso è troppo grande, il corpo affonderebbe nel tavolo e lo romperebbe. Il risultato è un equilibrio statico. Le forze ci sono, ma la loro somma è zero. L'accelerazione è zero. La mela era ferma e continua a restare ferma. Questo è il punto di partenza di tutta la dinamica. Quando l'equilibrio si rompe, comincia il moto. La mela subirà un'accelerazione costante diretta verso il basso, che coincide con l'accelerazione di gravità, indipendentemente dalla sua massa. Questo è uno dei risultati più profondi della fisica classica. Fu Galileo il primo a dimostrarlo sperimentalmente ed è il concetto su cui Einstein costruirà secoli dopo la relatività generale. Ora, se l'accelerazione g è costante, che tipo di movimento farà la mela? Il moto è uniformemente accelerato, cioè la velocità cresce in modo lineare nel tempo. Lo spazio percorso invece cresce più velocemente, con il quadrato del tempo. Supponendo parta da ferma, possiamo adattare la formula della sua posizione e calcolare quanto ci mette ad arrivare a terra. Imponendo che la quota al tempo di volo sia esattamente 0, basta risolvere l'equazione. Una volta che abbiamo il tempo di caduta, possiamo calcolare la velocità con cui la mela arriva a terra e ci accorgeremo che dipende solo dall'altezza da cui è partita e non dalla sua massa. C'è anche un modo più elegante per vederlo. Possiamo dire che l'energia si conserva, perciò tutta l'energia potenziale gravitazionale che la mela ha da ferma si trasforma in energia di movimento, cioè energia cinetica. Ma cosa succede se invece di lasciarla cadere, la mela la lanciamo verso l'alto con una velocità iniziale? Cambiano le condizioni iniziali, ma la dinamica è identica, perché la forza che agisce è sempre la stessa, il peso che attrae la mela a terra. Infatti il tempo che la mela impiega per raggiungere il punto più alto è esattamente uguale
al tempo che impiega per ricadere da quell'altezza. E la velocità con cui vi tornerà in mano è identica a quella con cui l'avete lanciata. Finora abbiamo considerato solo traiettorie rettilinee, ma cosa succede se lanciamo qualcosa in modo non perfettamente verticale? Ovvero, cosa cambia se c'è anche una componente di velocità orizzontale? Come al solito, per prima cosa, si guarda le forze in gioco. Quindi, quale forza agisce sul corpo? Sempre solo la gravità. E in orizzontale? Se ignoriamo l'attrito dell'aria, in orizzontale non agisce nessuna forza. Inoltre, l'equazione del moto di Newton è lineare. Questo cosa significa? Che le due componenti del moto sono indipendenti. Lungo l'asse X non c'è nessuna forza, e se la forza è 0, l'accelerazione è 0, il corpo si muoverà di moto rettilineo uniforme, come nello spazio profondo in assenza di gravità. Lungo l'asse Y c'è la gravità, quindi il corpo si muove di moto uniformemente accelerato, esattamente come la mela lanciata verticalmente. Sale, rallenta, si ferma all'apice, riaccelera verso il basso con un moto simmetrico. Eliminando il tempo, cioè mettendo assieme i due moti, si ottiene l'equazione della traiettoria, che è una parabola, da cui moto parabolico. Una volta capito che i moti sono separati, i conti diventano semplici. Per esempio, il tempo di volo si ottiene come per la mela in caduta, ovvero usando la componente verticale del moto, cioè la quota y di t. Vogliamo sapere quanto lontano arriva il lancio? Prendiamo il tempo di volo e lo moltiplichiamo per la velocità orizzontale, che è costante. Inserendo metà del tempo di volo nella quota, si ottiene l'altezza massima raggiunta. È interessante notare che il moto lungo y, dall'altezza massima all'atterraggio, è esattamente la caduta della mela. Infatti, se prendete due monete e nello stesso istante ne lasciate cadere una e lanciate l'altra in orizzontale, toccheranno terra nello stesso istante. Anche qui, siccome l'unica forza in gioco è la gravità, l'energia totale si conserva. C'è un continuo scambio tra energia cinetica e potenziale. La velocità orizzontale resta la stessa, mentre quella verticale varia nel tempo. È massima la partenza, diventa 0 all'apice della parabola e poi torna al valore massimo, ma con segno opposto. La velocità complessiva in ogni istante è la somma di queste due componenti. Tra la caduta verticale e il lancio parabolico c'è un caso intermedio, un corpo che scivola lungo un piano inclinato. Anche se a prima vista sembra un problema in due dimensioni, basta ruotare il nostro punto di vista, o meglio, il sistema di riferimento. Facciamo finta di metterci paralleli alla discesa. Il problema è una caduta verticale, ma con una forza di gravità ridotta. Infatti la forza peso si scompone in due componenti, una perpendicolare al piano, che spinge contro la superficie, e una parallela al piano, che produce l'accelerazione lungo la discesa. La componente perpendicolare non ci interessa molto, viene completamente bilanciata dalla reazione normale del piano. È la componente parallela che fa tutto il lavoro e produce il movimento lungo il piano. Il moto è una caduta libera ma rallentatore, nel senso che l'accelerazione è ridotta e quindi il tempo di volo è maggiore. Se l'angolo fosse 90 gradi, si torna al caso della caduta libera, con accelerazione uguale g. Se invece l'angolo fosse nullo, il corpo resterebbe fermo. Galileo utilizzò questo sistema, capace di diluire la gravità, per misurare i tempi di caduta. Riducendo l'inclinazione si riduce l'accelerazione e si ottengono tempi di caduta sufficientemente lunghi da poter essere misurati. A proposito di piano inclinato, l'angolo è costante e quindi lo è anche la forza che subisce il corpo. Cosa succede se l'angolo fosse libero di variare? Il risultato è un corpo che può oscillare grazie ad una forza di richiamo, ovvero un pendolo. La forza che muove il corpo è esattamente la stessa di prima, quella componente del peso parallela al movimento. La novità è che adesso l'angolo varia nel tempo e con lui la forza. Quando il pendolo si trova nel punto più alto, è fermo per un istante. Il filo esercita la minore tensione e tutta l'energia è potenziale. Quando scende e passa per il punto più basso, va alla massima velocità. Tutta la potenziale è convertita in cinetica. La tensione del filo raggiunge il suo massimo, sostenendo sia il peso, sia fornendo la curvatura al moto.
Se non c'è attrito, questo scambio si ripete all'infinito in un moto periodico. Ora, l'equazione che descrive il moto è la seguente. Quel seno di θ la rende davvero complicata da risolvere. Ma se l'angolo di oscillazione è piccolo, diciamo minore di 10 gradi, possiamo approssimare il seno con il suo argomento e l'equazione si riduce a quella di una molla. La soluzione è un'onda, una traiettoria oscillante attorno ad un punto di equilibrio. Il periodo di oscillazione del pendolo, cioè il tempo che impiega a fare un'oscillazione completa, dipende solo dalla lunghezza del filo e dall'accelerazione di gravità terrestre, non dalla massa del corpo. Galileo utilizzò anche il pendolo per misurare l'accelerazione di gravità terrestre ed essendo un meccanismo periodico, lo utilizzò anche come orologio per misurare il tempo. A questo punto non possiamo non chiederci cosa succede se spingiamo il pendolo davvero forte. Se l'ampiezza cresce, l'oscillazione si chiuderà in un cerchio completo. Il punto più critico è ovviamente quello in cima. Siete a testa in giù, vorreste procedere dritti per la tangente, ma il peso e la normale vi attirano al centro. La somma di queste due forze è la forza totale che vi fa cambiare direzione e seguire la curva. Siete in uno stato di caduta controllata. Più diminuisce la velocità, più diminuisce la reazione normale. Se diminuiamo troppo la velocità di lancio, il binario smette di spingere e a quel punto è caduta libera o al limite moto parabolico. Affinché la forza normale non si annulli, ovvero per rimanere attaccati, serve arrivare al punto critico con una velocità maggiore della velocità minima per cui la normale si annulla. Al di sotto si cade, al di sopra si resta in rotazione stabile. Siamo pronti per lasciare la Terra. Abbiamo visto che se lanciamo una mela, ricade. Se la lanciamo più forte, ricade un po' più in là. La domanda ora è: quanto forte dobbiamo lanciarla per far sì che non torni mai più? Questa è l'idea della velocità di fuga. Finché lanciamo un oggetto a velocità per così dire normali, la gravità vince. Lui sale, la sua energia cinetica si consuma, trasformandosi in energia potenziale, finché la velocità arriva a zero e ricade. Ma se gli diamo abbastanza energia cinetica alla partenza, il corpo può continuare a salire, teoricamente fino all'infinito. Come raggiungo l'infinito? L'energia del corpo è la somma di energia cinetica e potenziale, quest'ultima è negativa perché ci lega alla Terra. Finché l'energia totale è negativa, siamo in debito e si ricade. Per essere definitivamente liberi, dobbiamo avere energia totale zero o positiva. È interessante notare che lo zero dell'energia totale rappresenta il confine tra due tipi di moto. Se l'energia è minore di zero, il corpo rimane legato alla Terra, mentre se E è maggiore o uguale a zero, il corpo è libero. La velocità di fuga è la velocità minima necessaria per raggiungere energia zero. Supponiamo di effettuare il lancio dalla superficie terrestre, sostituendo i valori noti. La velocità di fuga non dipende dalla massa del corpo, ma solo dal valore di massa e raggio del corpo celeste da cui si fugge. Qualsiasi oggetto, piccolo o grande, deve raggiungere la stessa velocità per lasciare la Terra. Lo stesso vale su qualunque altro corpo celeste. Chiaramente la velocità di fuga dalla Luna è minore di quella terrestre, mentre da Giove, dal Sole o dalla Via Lattea sarà maggiore. Per sfuggire alla gravità terrestre, un corpo deve superare gli 11 km al secondo. Al di sotto di tale valore, l'energia totale resta negativa e il corpo è legato gravitazionalmente al pianeta, seguendo un'orbita chiusa o semplicemente ricadendo a terra. Ma cosa succede se andiamo a 7 km al secondo? Non abbiamo abbastanza energia per fuggire, ma ne abbiamo troppa per ricadere come un sasso. Qui entra in gioco un fattore che finora abbiamo ignorato, la curvatura della Terra. Immaginate di sparare un proiettile dalla cima di una montagna altissima. Un colpo lento ricade in moto parabolico. Un colpo più veloce arriva semplicemente più lontano. A un certo punto però, se sparate abbastanza forte, il proiettile inizia a cadere, ma mentre cade, la superficie terrestre gli curva via da sotto. Lui continua a cadere, ma la Terra continua a curvare. Se azzecchiamo perfettamente la velocità, il corpo entrerà in uno stato di caduta perpetua e descriverà un'orbita circolare.
In questa situazione ideale, la forza gravitazionale è l'unica forza presente e costringe il corpo a cambiare continuamente direzione, facendolo curvare attorno alla Terra. Se venisse alterato anche il modulo della velocità, l'orbita sarebbe ellittica. Nella realtà non esiste l'orbita perfettamente circolare, ma in diversi casi resta un'ottima approssimazione. Per calcolare la velocità orbitale si uguagliano forza centripeta e gravitazionale e ancora una volta la massa del corpo in caduta si semplifica. Il periodo orbitale, cioè il tempo per fare il giro completo della Terra, segue direttamente da spazio fratto velocità. Notate la somiglianza tra la velocità circolare e la velocità di fuga? La velocità di fuga è esattamente la velocità circolare moltiplicata per la radice di 2. Maggiore il raggio dell'orbita, minore la velocità orbitale. A parità di quota dovrei raddoppiare l'energia cinetica per fuggire definitivamente. Per esempio, la Stazione Spaziale Internazionale a circa 400 km di quota viaggia a circa 7,67 km al secondo e fa un giro completo in circa 92 minuti. Se la stazione frena, diminuendo la sua velocità, quel punto diventa l'apogeo di una nuova ellisse più bassa. Se aumenta la velocità, il punto diventa il perigeo di un'orbita ellittica più ampia. Se la velocità diventasse maggiore di quella di fuga, il moto non è più legato e la traiettoria diventa una parabola o un'iperbole. Il problema delle orbite fu risolto agli inizi del Seicento da Keplero, che riuscì a capire che i pianeti seguivano delle ellissi intorno al Sole. Ma fu Newton, nel 1687, a spiegare il perché. Newton partì dalla sua legge di gravitazione universale e dalla sua equazione del moto. Le due masse questa volta sono un pianeta M, soggetto alla forza gravitazionale di una massa molto più grande, che possiamo considerare fissa. Rispetto alle dinamiche precedenti, qui il moto avviene potenzialmente in 3D. La proprietà chiave della forza di gravità è che è centrale. Punta sempre verso il centro del corpo che attrae. La conseguenza è che, oltre all'energia, si conserva il momento angolare. Se il momento angolare si conserva, il moto avviene su un unico piano orbitale. Con un po' di algebra in coordinate polari, l'equazione del moto di Newton si riduce ad un'equazione lineare, analoga a quella che descrive il moto armonico di una molla con un peso attaccato, la cui soluzione generale è l'equazione delle coniche. Avere in un'unica equazione matematica tutte le traiettorie gravitazionali possibili è un risultato non da poco. La forma specifica dell'orbita dipende da un unico parametro, l'eccentricità E. Equivalentemente possiamo interpretare il risultato anche in termini di energia. Per E minore di 0 l'orbita è chiusa, circolare o ellittica. Per E uguale 0 l'orbita è parabolica e per energie maggiori di 0 l'orbita è iperbolica. Dall'equazione delle coniche si dimostra la prima legge di Keplero. Le orbite dei pianeti sono ellissi con il Sole in uno dei due fuochi. La seconda legge di Keplero, ovvero la legge delle aree, segue direttamente dalla conservazione del momento angolare e ci dice che il raggio vettore che congiunge il pianeta al Sole traccia aree uguali in tempi uguali. Dalla seconda legge e dalla geometria dell'ellisse segue la terza legge di Keplero, che lega il periodo T al semiasse maggiore A dell'orbita. La seconda legge è vera per qualsiasi forza centrale, mentre la prima e la terza sono le firme specifiche di una forza che decade come 1 su R quadro. Le tre leggi rappresentano un risultato di enorme importanza storica e scientifica, nonché il banco di prova della teoria di Newton, il quale aveva già intuito che la forza che fa cadere i corpi sulla Terra è la stessa che tiene i pianeti in orbita attorno al Sole. Il risultato più profondo visto fin qui è che tutte le traiettorie osservate, da un corpo fermo alle traiettorie iperboliche delle comete, emergono come soluzioni naturali dell'equazione del moto di Newton, per un corpo immerso in un campo gravitazionale centrale. Così Newton realizzò il programma di Galileo di una fisica fondata su leggi universali e deducibili razionalmente. Il problema di Keplero ci consegna un universo elegante e ordinato, descritto da orbite coniche perfette.
Questa tuttavia è un'idealizzazione che vale solo nel caso di due corpi puntiformi isolati dal resto del cosmo. Per esempio, siccome la gravità ha un range d'azione infinito, i corpi celesti non sono puntiformi ma hanno una geometria e una distribuzione di massa. Esistono poi effetti non conservativi dovuti ad atmosfere e radiazioni stellari, e non sempre lo spazio-tempo si può considerare piatto. Nel mondo reale entrano in gioco delle perturbazioni, ovvero piccoli effetti rispetto a quelli visti finora che alterano la dinamica gravitazionale ideale. L'idea di base è che al netto di tutti gli effetti un corpo nell'universo subisce una forza che è leggermente diversa dalla forza di gravità tra due corpi. In termini di energia, il potenziale gravitazionale è quello di Newton più una piccola correzione. Questa perturbazione, per quanto piccola, rompe la simmetria centrale del problema e di conseguenza rompe la chiusura esatta dell'orbita. L'ellisse, invece di ripetersi identica, si trasforma lentamente in qualcos'altro. La Terra non è una sfera perfetta, ma un corpo esteso con una certa distribuzione di massa, in particolare schiacciata ai poli e rigonfia all'equatore. E questo altera il campo gravitazionale che genera una coppia di forze sul satellite. L'effetto netto è duplice. Si ha una rotazione del piano orbitale del satellite e contemporaneamente una rotazione dell'ellisse all'interno di quel piano. Ma l'esempio più celebre è l'orbita di Mercurio. Già nell'Ottocento le osservazioni astronomiche avevano evidenziato una discrepanza tra la precessione del perielio di Mercurio e quella prevista dalla meccanica newtoniana considerando le perturbazioni dovute agli altri pianeti. L'anomalia era un disavanzo di circa 43 secondi d'arco per secolo, un valore piccolo ma significativo in quanto ingiustificabile con la teoria di Newton. Ma vediamo una perturbazione alla volta. Innanzitutto il Sole non è perfettamente sferico a causa della sua rotazione, che ne provoca un leggero schiacciamento ai poli. Il termine che ne deriva introduce una precessione di circa 0,025 arcosecondi per secolo. Dopodiché abbiamo un contributo dovuto alle interazioni gravitazionali con gli altri pianeti come Venere, Terra, Giove, i quali producono una precessione secolare del perielio pari a circa 531 arcosecondi per secolo. Questa parte è perfettamente spiegata dalla meccanica di Newton ed era già nota a metà dell'Ottocento. Per giustificare il residuo di 43 secondi d'arco si provarono diverse ipotesi, come l'esistenza di un pianeta sconosciuto, Vulcano, o una modifica della legge di gravitazione universale. Ma nessuna di queste spiegazioni trovò riscontro nelle osservazioni. La soluzione definitiva arrivò con la teoria della relatività generale di Einstein. Infatti, a quelle distanze dal Sole, la natura non euclidea dello spazio-tempo non è più trascurabile. La relatività introduce una perturbazione relativistica proporzionale a 1 su r al cubo al potenziale classico, la quale causa un avanzamento del perielio ad ogni orbita, dato dalla seguente formula. Inserendo i dati di Mercurio, il risultato è esattamente di 43 secondi d'arco per secolo, sancendo la natura geometrica della gravitazione. Abbiamo visto che la perturbazione dominante sull'orbita di Mercurio è di natura newtoniana e deriva dall'interazione gravitazionale con gli altri pianeti del Sistema Solare. Questo fenomeno ci introduce a una classe di problemi di complessità radicalmente diversa, il problema a n corpi. Già nel caso più semplice, ovvero il problema di 3 corpi, il sistema si rivela intrinsecamente complesso. Mentre il problema di 2 corpi ammette una soluzione analitica generale, le coniche di Keplero, già alla fine dell'Ottocento era noto che il problema dei 3 corpi non ammette soluzioni analitiche generali. Il sistema è un esempio di caos deterministico. Le equazioni sono note e deterministiche, ma sono estremamente sensibili alle condizioni iniziali, per cui piccole variazioni nella posizione o nella velocità di un corpo portano a traiettorie completamente diverse nel tempo.
L'orbita di Mercurio non è più un'ellisse chiusa, ma una curva quasi periodica che non si ripete mai identica, a causa della perturbazione degli altri pianeti. Il Sole ne determina l'orbita principale. Gli altri pianeti fanno oscillare lentamente l'intero sistema su scale secolari. Formalmente, la divergenza delle traiettorie nello spazio delle fasi è descritta dall'esponente di Lyapunov, lambda. Un valore lambda maggiore di 0 indica sensibilità esponenziale alle condizioni iniziali, caos deterministico. Il suo inverso è il tempo di Lyapunov e quantifica l'orizzonte temporale della prevedibilità del sistema. Per i pianeti interni, Mercurio, Venere, Terra, Marte, le integrazioni numeriche stimano un tempo di Lyapunov dell'ordine di 5-10 milioni di anni. Ciò significa che dopo 100 milioni di anni le incertezze sulle condizioni iniziali diventano tali da rendere la previsione statisticamente inutile. I pianeti esterni, dominati dalla massa di Giove e Saturno, mostrano invece un regime quasi regolare rispetto ai precedenti, con tempi di Lyapunov superiori a 10-100 milioni di anni. Il sistema solare quindi non è l'orologio perfetto, immaginato durante il XVII secolo, ma un sistema stabilmente caotico. Le orbite planetarie sono quasi periodiche, ma la loro evoluzione a lungo termine è intrinsecamente imprevedibile, oltre un certo orizzonte temporale. È un ordine apparente che nasconde una profonda complessità. Portando il problema a n corpi su una scala ancora più vasta, arriviamo alla dinamica delle galassie. Enormi aggregati di miliardi di stelle, gas, polveri, tenuti insieme dalla loro stessa gravità, che si estendono per centinaia di migliaia di anni luce. Logica vorrebbe che, applicando la stessa legge di Newton che governa i pianeti, la velocità di rotazione delle stelle attorno al centro galattico diminuisca con la distanza. Oltre il nucleo centrale, dove la maggior parte della massa visibile è concentrata, il moto dovrebbe tornare ad essere quasi kepleriano, con velocità di rotazione proporzionale a 1 su radice di r, in modo analogo a quanto accade ai pianeti attorno al Sole. Tuttavia, le osservazioni astronomiche mostrano uno scenario completamente diverso. Invece di diminuire, la velocità di rotazione resta costante o addirittura aumenta ai bordi della galassia. Uno dei modi per ovviare al problema è postulare l'esistenza di massa aggiuntiva, non visibile, che produce l'attrazione gravitazionale mancante. Questa massa invisibile, che deve essere distribuita in un vasto alone che permea l'intera galassia, è stata battezzata materia oscura. Le sue proprietà sono dedotte indirettamente dagli effetti gravitazionali che produce, piuttosto che da osservazioni dirette. Per esempio, non assorbe, emette o riflette luce. La sua influenza gravitazionale è dominante. Si stima che la materia oscura costituisca circa l'85% della massa totale della Via Lattea e dell'universo. La sua natura è ad oggi sconosciuta. Potrebbe essere composta da particelle subatomiche esotiche che interagiscono debolmente o addirittura solo per via gravitazionale con la materia ordinaria. Il problema della curva di rotazione galattica ci mostra che, sebbene la formula di Newton abbia un raggio d'azione infinito, non è sufficiente a descrivere il moto su scala galattica. E se anche non fosse materia oscura, la legge di gravità stessa dovrebbe essere modificata. Il problema della curva di rotazione galattica ci pone indubbiamente di fronte a una delle sfide più profonde della fisica moderna. Finora abbiamo considerato la gravità come un'interazione a distanza che genera orbite chiuse o aperte. Tuttavia la gravitazione governa anche le interazioni ravvicinate, dove i corpi celesti possono scambiarsi quantità di moto, energia o massa, in modo più diretto e talvolta catastrofico. Queste interazioni si manifestano in due regimi principali. Il primo è l'impatto planetario. In un urto tra due corpi, M1 e M2, l'energia cinetica può non conservarsi. Gli urti su scala planetaria infatti sono fortemente anelastici. L'energia cinetica si dissipa istantaneamente in calore, onde d'urto, fusione dei materiali.
L'energia in gioco per un corpo di 10 km di diametro a 20 km al secondo sono dell'ordine di 10 alla 23, 10 alla 24 joule. All'estremo opposto troviamo l'interazione ravvicinata senza contatto, il flyby, noto come effetto fionda gravitazionale. Qui l'interazione è elastica. Se ci mettiamo nel sistema di riferimento del pianeta, ad esempio Giove, la sonda descrive un'orbita iperbolica con velocità asintotiche uguali. La vera dinamica interessante emerge osservando il fenomeno dal sistema di riferimento del Sole, dove anche il pianeta si muove. La sonda si avvicina al pianeta aumentando la sua velocità, ma nell'allontanarsi, fase in cui dovrebbe restituire la velocità guadagnata, il pianeta gli sfugge sotto. Perciò la velocità in uscita può essere maggiore di quella in entrata, risultando in un guadagno energetico netto, trascurabile per il pianeta, ma significativo per la sonda. Urti e fionde sono due soluzioni dell'equazione del moto a due corpi con condizione iniziale di avvicinamento. La differenza è geometrica. Se il pericentro è maggiore della somma dei raggi fisici, si ha un flyby, se è minore, avviene un impatto. Quando due corpi celesti collidono, la violenza dell'impatto si misura con l'energia specifica Q, ovvero l'energia cinetica per unità di massa del bersaglio. A seconda del valore di Q rispetto a una soglia critica, abbiamo diversi regimi. I corpi piccoli sono dominati dalla resistenza dei materiali, quelli grandi dall'autogravità. Un impatto diventa altamente catastrofico se l'energia cinetica supera quella di legame gravitazionale del bersaglio. Il sistema solare primordiale fu dominato da miliardi di eventi di questo tipo, si formò proprio in un contesto di urti ripetuti e aggregazioni caotiche. Quando il nucleo di una stella esaurisce il combustibile nucleare, la pressione non è più sufficiente e se la massa del nucleo supera i limiti critici della materia, allora sì, nessuna forza in natura può impedirne il collasso. Da qui la gravità domina in modo assoluto, comprimendo la materia fino a formare una singolarità, cioè un punto di densità enorme circondato da un orizzonte degli eventi, oltre il quale nemmeno la luce può più sfuggire. Supponiamo allora che al posto del Sole ci sia un buco nero con la stessa massa. Cosa succede all'orbita della Terra? Assolutamente nulla. Il motivo risiede nella natura stessa della gravità. Il campo gravitazionale all'esterno, molto all'esterno, di un corpo dipende solo dalla sua massa totale, non dalla sua distribuzione interna. La Terra orbita a 150 milioni di chilometri, una distanza enorme rispetto al potenziale orizzonte degli eventi del Sole. Quindi sente solo la massa totale del Sole, non sa se quella massa è distribuita in una sfera di 700.000 km o compressa in 3 km. L'attrazione gravitazionale e l'orbita della Terra resterebbero identiche. Ma cosa succede sulla superficie del Sole? Facciamo finta di metterci un corpo M. In condizioni normali la forza di gravità che subisce è circa 28 volte quella sulla Terra e la velocità di fuga è di circa 55 volte superiore. Ora, se il Sole venisse sostituito da un buco nero, per farlo dovrebbe subire una compressione di circa 230.000 volte. La forza di gravità aumenterebbe di 50 miliardi di volte e la velocità di fuga di circa 480 volte, diventando quasi 27.000 volte quella terrestre, il che corrisponde a un valore di circa 300.000 km al secondo, cioè la velocità della luce. Oltre l'orizzonte degli eventi di un buco nero, nemmeno la luce può sfuggire. L'accelerazione di gravità è il vero assurdo, dove la teoria di Newton si rompe. Un'accelerazione del genere darebbe origine a variazioni di velocità molto maggiori di quella della luce. Per risolvere il problema è indispensabile la relatività generale.
L'intera storia della dinamica gravitazionale che abbiamo percorso può essere unificata da un'unica grandezza, l'energia gravitazionale. Dalla caduta di una mela fino al collasso di una stella, la variazione della massa e del raggio copre più di 40 ordini di grandezza, più di 100 se iniziamo a contare dall'atomo di idrogeno, e definisce una scala energetica dell'universo. A parità di principio fisico, cambia soltanto l'ampiezza del fenomeno. La forza è la stessa, cambiano le condizioni iniziali dei corpi che la subiscono e quindi i moti. Dopodiché, man mano che aumenta l'energia, la legge di gravitazione universale inizia a rompersi e la teoria della relatività generale prende il sopravvento. La gravità si rivela essere l'unica forza capace di unire in un'unica narrazione la fisica terrestre e quella celeste. Il legame invisibile tra l'ordinario e il catastrofico, tra il moto di un corpo e la struttura stessa dell'universo. L'intera evoluzione del pensiero, da Galileo e Newton ad Einstein, è stata la progressiva scoperta di quanto profondo sia quel legame.